Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la sciarpa che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato acrilico di vostra preferenza. Io ho scelto il Chuck di Casa Tessiland nella variante senape. Ne serviranno solamente 100 grammi, nel mio caso appunto un gomitolo. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 3, serviranno poi dei marker, delle forbici e un ago da lana. Possiamo passare ora al tutorial. Il multiplo di lavorazione della trama è di 2, pertanto andrò a realizzare con il mio cappietto iniziale una catenella che sia lunga 1,20 m, quindi 120 cm, e che sia anche multiplo di 2. Ovviamente io ho stabilito la lunghezza, qualora voi voleste allungare ulteriormente la vostra sciarpa, io voglio farla non troppo ingombrante poi sotto al cappotto, vi basterà allungare la catenella mantenendo comunque il multiplo di 2. Per raggiungere 1,20 m abbondante ho impiegato 280 catenelle con la mia mano e il mio uncinetto. Andiamo ora a vedere il punto. Intanto il primo giro, anzi la prima riga, andrà realizzata interamente a maglia bassa. Salto pertanto la prima catenella dall'uncinetto, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. La vado subito a marcare per evitare di perdere il segno quando poi tornerò per la successiva riga e proseguo. Punto successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa. Torno indietro realizzando una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della mia catenella iniziale. Terminato il mio ritorno a maglia bassa, realizzo 2 catenelle più una di separazione. Salto la prima maglia bassa che mi trovo disponibile ed entro nella seconda col filo sull'uncinetto per realizzare una maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto la prima maglia disponibile, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto la prima maglia disponibile, entro nella seconda, realizzando una maglia alta. Una catenella. Si intravede già quello che sto andando a fare. Realizzerò tutta la seconda riga della mia sciarpa in questo modo, con una maglia alta ed una catenella. Salto la maglia successiva ed entro in quella immediatamente successiva con un'altra maglia alta, ottenendo questi quadratini. Mi marco la seconda catenella realizzata e proseguo appunto tutta la mia riga con una maglia alta, una catenella e salto la maglia sottostante, filo sull'uncinetto e una maglia alta. E dopo queste 2 righe preparatorie possiamo iniziare il punto. 2 catenelle, voltiamo il lavoro, entriamo nello spazio sottostante realizzando un punto puff a 2 gettate. Vi faccio vedere. Entro nello spazio, pesco il filo, tiro, riprendo il filo, entro, riesco. Ho 4 asoline nel mio uncinetto, chiudo tutto insieme e realizzo una catenella,
marco il primo punto e ripeto la stessa operazione in ognuno degli spazi disponibili. Entro nello spazio, pesco il filo, lo tiro fuori e allungo un pochino, riprendo il filo, rientro nello spazio, lo riprendo di nuovo, esco, mi trovo con 4 asoline, chiudo tutto insieme, una catenella, ripeto, entro nello spazio, pesco il filo, lo porto fuori e tiro leggermente, riprendo il filo, rientro nello spazio, lo ripesco di nuovo e riesco. 4 asoline sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, una catenella e ancora spazio successivo, entro, pesco il filo, porto fuori, tiro leggermente, ripesco il filo, rientro, ripesco e porto fuori 4 asoline, chiudo tutto insieme, una catenella e così per tutta quanta la riga. Concludo la riga con lo stesso punto, entro, pesco il filo nell'ultimo spazio disponibile, tiro leggermente, ripesco il filo, entro di nuovo nello spazio, lo riprendo, 4 asoline, chiudo tutto insieme, una catenella. A questo punto devo ripetere le ultime 2 righe, quindi devo adesso realizzare la riga di maglie alte intervallate dalle catenelle. Vi faccio vedere come procedere. Dalla catenella che ho realizzato come fine della riga che ho appena eseguito, ne realizzo una, 2 che mi sostituiscono la prima maglia alta e una terza che mi costituisce la catenella di separazione e volto. Ho un totale pertanto di 4 catenelle. Devo adesso andare a realizzare le maglie alte intervallate dalle catenelle e le maglie alte le andrò a realizzare in concomitanza di quelle sottostanti. Mi avvicino un pochino. In concomitanza della mia maglia alta sottostante ho un forellino che mi costituisce tra l'altro il foro dello spazio della catenella che ho utilizzato come separazione tra i blocchi di punti alti. Se allargo la lavorazione si intuisce che questo è lo spazio della catenella della riga sottostante che mi va proprio a combaciare con la maglia alta, quindi sarà molto semplice individuare i punti dove inserirci con l'uncinetto. Filo sull'uncinetto, entro e realizzo la mia maglia alta. Ora marco la terza catenella e realizzo una catenella ulteriore, naturalmente di separazione. A questo punto mi dirigo, salto il mio punto puff, se così lo vogliamo chiamare, filo sull'uncinetto ed entro in concomitanza dello spazio della catenella di separazione sottostante. Punto alto e catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, maglia alta, catenella e continuo così per tutta la riga. Concludo la riga con una maglia alta nella catenella dove ho inserito il marker. Vedete che ho replicato ciò che avevo fatto al di sotto. Ora devo ricominciare la riga dei piccoli punti puff e quindi mi alzo con 2 catenelle, volto il lavoro e ricomincio con i miei puff. Entro nel primo spazio disponibile, pesco il filo e li tiro leggermente, riprendo il filo, ripasso nello spazio, lo ripesco e tiro su. Ora ho 4 asoline, le chiudo tutte insieme e realizzo una catenella. Marco il primo punto.
Da adesso in poi devo creare un'alternanza di queste ultime due righe, ovvero la riga di maglie alte intervallate dalla catenella realizzata nella catenella di separazione della riga sottostante e la riga di piccoli punti puff da 2 gettate separati da una catenella negli spazi disponibili. Il punto è molto semplice, viene fuori una sorta di variante di un punto rete che io ho trovato davvero molto interessante e in abbinamento con un filato come questo, che è un acrilico corposo ma non troppo, è una coppiata vincente. Vedrete poi che il risultato finale sarà una sciarpa senz'altro molto calda, ma non troppo pesantona. Ci alziamo con la nostra lavorazione fino a ottenere lo spessore desiderato. Vi faccio vedere tra poco qual è la dimensione che ho scelto io. Come anticipato, ho deciso di realizzare una sciarpa non troppo ingombrante. Mi fermo quindi ad un'altezza di 16 cm, facendo in modo di trovarmi con l'ultima riga di lavorazione costituita dalle maglie alte intervallate dalla catenella. L'ultimissima riga di lavorazione verrà strutturata interamente a maglia bassa, esattamente come la prima, per creare un effetto completamente simmetrico. Andremo quindi a realizzare una catenella e ad intervenire subito sotto di noi nella prima maglia alta disponibile con una maglia bassa. La vado a marcare in questo modo e continuo punto su punto una maglia bassa in ogni maglia che mi si presenta davanti, comprese naturalmente le catenelle di separazione che lavorerò al loro interno. Questo vuol dire che non vado a lavorare nello spazio costituito dalla catenella, ma lavorerò la catenella stessa. Ora ho la maglia alta, entro nella maglia e realizzo la maglia bassa. Mi trovo di fronte alla catenella, entro nella catenella e realizzo la maglia bassa. Proseguo per tutta la riga. Eccoci in dirittura di arrivo, togliamo il marker, realizziamo la maglia bassa dove abbiamo tolto il marker e ne aggiungiamo altre 2 nella stessa catenella, perché ora andiamo a rifinire i lati corti della nostra sciarpa. Abbiamo un totale di 3 maglie basse nell'ultimo punto e ora possiamo rifinire la nostra sciarpa sul lato corto realizzando una maglia bassa in ogni punto o catenella disponibile. Molto semplice, perché è davvero super intuitivo dove andare a inserire l'uncinetto. Ogni catenella che vediamo disponibile va lavorata. Quando ci incontriamo con il punto puff, semplicemente prendiamo una costina e realizziamo la nostra maglia bassa. Successivamente catenella, maglia bassa, catenella successiva, maglia bassa. Realizziamo questa operazione da entrambi i lati. Alla fine di righe marginali sul lato corto ne ho realizzate 3 per lato, in modo da ottenere un bordino un pochino più spesso. Ho semplicemente continuato la mia prima riga e senza effettuare catenelle ho voltato il lavoro e ho fatto la riga di ritorno, stesso per la terza. Dopodiché ho realizzato una catenella di sicurezza e ho nascosto i fili dopo averli tagliati. Questo è il progetto terminato. Guardate questo punto com'è simpatico e carino nella sua semplicità. Non è una classica rete, è un pochino più
forte ma non troppo ingombrante. Tra l'altro questo tipo di punto, a mio parere, è anche unisex, quindi perfetto anche per un ragazzo, per un uomo. La sciarpa resta assolutamente caldissima come il filato Chuck ci ha abituati e nella mia versione non è nemmeno molto ingombrante sotto al cappotto. Misura infatti questa nello specifico 17 cm e mezzo per 120. Ovviamente basterà allungare la catenella o aumentare il numero di righe di lavorazione per ottenere la lunghezza e la larghezza di capo che voi preferite. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.